Il tenente colonnello Edward Lansdale fu inviato nelle Filippine per porre fine all'insurrezione della guerriglia contro il governo e sotto le indicazioni della CIA, l'esercito degli Stati Uniti, con tattiche di guerra psicologica, abbreviata sui documenti come PSYOP, convinse la popolazione locale dell'esistenza di un vampiro che si aggirava la notte facendo bottino con il sangue dei soldati. Lansdale arrivò nel bel mezzo di una guerra civile contro la ribellione Huk nelle campagne delle Filippine e organizzò un gruppo chiamato Ufficio per gli Affari Civili con la sua squadra della CIA per instaurare la paura nelle fila nemiche. Quest'ufficio aveva il compito di progettare una strategia per abbattere un popolare esercito di guerriglia nelle Filippine con lo scopo di sedare la soppressione. E questa storia è molto affascinante perché tramite determinate tattiche molto estreme che, potete immaginarvi, convinsero la popolazione locale dell'esistenza di un cavolo di vampiro che si aggirava per l'accampamento. Hai capito bene? Il vero e proprio lavaggio del cervello. Addirittura questa squadra speciale si aggirò nella giungla per giorni in cerca di chi forniva supporto ai guerriglieri, studiarono le usanze religiose di queste persone e sulle case rifugio della guerriglia dipinsero sigilli magici per scoraggiare i nemici e per far capire alle genti del posto che un oscuro presagio si sarebbe abbattuto su di loro. Minacciando il segretario della difesa delle Filippine, convinsero i giornali locali a diffondere la notizia del vampiro e così certi soldati filippini, dalla paura, arrivarono anche a... Avete capito, no? Ecco, ora prova solo a pensare a determinate operazioni di lavaggio del cervello collettivo come potrebbero essere applicabili nel 2023. Prova a pensare ai social network stessi e avrai accesso al cosiddetto risveglio della coscienza. Questo è solo un esempio dei mezzi utilizzati dai governi e dall'intelligence, ok? Oggi voglio informarvi per quanto riguarda le PSYOP, le operazioni psicologiche militari di cui nessuno ti parla. First of all, there was the control of the data, so that nobody else could say things about what was really going on. What is Facebook doing to prevent foreign actors from interfering in U.S. election? Watch any big-budget war movie or take in a spy thriller, and you could walk away not knowing just how much your movie experience was shaped by the Pentagon or CIA. Di che cosa parliamo? Ebbene, vorrei che questo video vi facesse riflettere. La conoscenza per il risveglio della coscienza. Le PSYOP sono operazioni per trasmettere informazioni e indicatori selezionati al pubblico per influenzare le loro emozioni, motivazioni e ragionamenti oggettivi e, in definitiva, il comportamento di governi, organizzazioni, gruppi e individui. Più grande è l'operazione e più con tecniche adeguate è addirittura possibile influenzare le scelte di un governo. Il nome stesso identifica determinate operazioni come uno specifico reparto delle forze armate statunitensi. Se pensi quindi che si tratta di argomenti correlati alle teorie del complotto, ti stai sbagliando di grosso. Parliamo di forze operative speciali facenti parte del Comando Operazioni Speciali e tra il 2010 e il 2014 il reparto PSYOP è stato ribattezzato Operazioni di supporto alle informazioni militari per poi essere nuovamente ribattezzato come PSYOP nel 2017. Utilizzano metodi che vengono applicati sia dai governi che dai mass media e parliamo dell'attenta creazione e diffusione di un messaggio di prodotto con lo scopo di farti avere una risposta controllata, indotta dal messaggio stesso. Esistono 3 tipi di prodotti utilizzati per creare questi messaggi. Nell'ambiente si parla di prodotti bianchi che vengono utilizzati in operazioni palesi e alla luce del sole, e prodotti grigi o neri che vengono utilizzati in PSYOP nascoste. Bianco, grigio e nero non si riferiscono al contenuto del prodotto, ma piuttosto ai metodi utilizzati per eseguire l'operazione. Affinché le PSYOP abbiano successo, devono basarsi sulla realtà. Tutti i messaggi devono essere coerenti e non devono contraddirsi a vicenda, deve essere presente una verità credibile che sia coerente per tutti, o almeno che sembri tale. E fatto questo, bisogna influenzare le classi sociali, la creazione di etichette sociali, mettere l'uno contro l'altro. Vi suona familiare? No, Affermare che determinate scelte sono inaccettabili perché vanno contro la scienza, eccetera, eccetera, eccetera. Sono convinto che ognuno di voi ha perfettamente capito a che cosa mi riferisco.
Dovete sapere che all'interno delle PSYOP esiste un tipo di organizzazione chiamata COIN, ossia di controinsurrezione, controllare l'informazione che arriva alle masse per evitare l'insurrezione, limitare i danni di determinate fughe di notizie, etichettare come fake news determinate verità e tutto questo con un unico scopo: il controllo. Le PSYOP sono utilizzate a supporto di operazioni speciali, guerra non convenzionale e possono entrare in azione nel momento di grandi sconvolgimenti sociali. Fate 2+2, nel mondo dell'informazione digitale siamo tutti vittime e nell'era dei social network nessuno se ne accorge. Quando si parla di PSYOP bianca si parla di informazioni attribuibili al mittente, informazioni quindi riconosciute come dichiarazioni ufficiali, un governo che emana una fonte associata o quando si dice esso stesso il mittente dell'informazione trapelata. La PSYOP grigia è invece volutamente ambigua, la vera fonte, il governo quindi, non viene rivelata al pubblico di destinazione e l'attività svolta sembra plausibilmente provenire da una fonte governativa non ufficiale. Parliamo di informazioni diffuse dal governo con un preciso scopo che però ti arrivano da una fonte non governativa o non diretta. La PSYOP nera, invece, cari signori, è all'apice della guerra non convenzionale, parliamo del vero e proprio lavaggio del cervello, di informazioni create ad hoc e indotte da un governo e volutamente diffuse senza che ci sia il minimo coinvolgimento apparente del governo stesso. L'attività svolta sembra provenire da una fonte, governo, partito, gruppo, organizzazione o persona e solitamente è di natura ostile. L'interesse del governo in questione è nascosto e negherebbe la responsabilità o il suo coinvolgimento. Parliamo di operazioni speciali top secret di guerra psicologica, di veri e propri reparti che attuano queste direttive a fronte di piani strategici. Fanno largamente uso dei media e dei social network. Le PSYOP infatti vengono trasmesse tramite messaggi televisivi. Non a caso le più grandi emittenti televisive del mondo sono finanziate dallo Stato. Le operazioni psicologiche militari a livello tattico sono solitamente fornite dai mezzi di comunicazione digitale, possono influenzare radio e televisione e così via. Le operazioni strategiche possono utilizzare trasmissioni radiofoniche o televisive, varie pubblicazioni, libri e qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permette l'accesso alla mente del grande pubblico. E questo, signori, dovrebbe bastare a farvi capire che al giorno d'oggi siamo totalmente bombardati di informazioni di parte, pilotate, che vogliono produrre in noi una determinata risposta emotiva o socio-comportamentale. Ti basti guardare l'influenza che tutto questo ha sui processi che al giorno d'oggi, più che giuridici, sono mediatici. Quella che state guardando è una diapositiva ufficiale del Dipartimento della Difesa in cui si affermano i vari gradi di comando e si fa un chiaro delle fasi e degli organi competenti una volta avviata una determinata operazione di PSYOP. Esiste un processo molto chiaro che viene messo in atto, sia in ambito militare che sociale. Prima di tutto definiscono chiaramente la missione in modo che sia in linea con gli obiettivi nazionali e quindi si siedono a tavolino, fanno una stima della situazione, elaborano la PSYOP, fanno una selezione multimediale dei media che gli conviene influenzare, sviluppano il processo, compiono in ambito di intelligence un pre-test che determina il probabile impatto delle PSYOP sul pubblico di destinazione, produzione e diffusione del materiale PSYOP, implementazione, post-test con valutazione delle risposte avute dal pubblico e risposta ulteriore con cognizione di causa rispetto alle risposte che ha avuto il pubblico. La verità è che siamo influenzabili e non lo sappiamo e la pecorella nell'immagine di copertina non è un caso. Ecco che cos'è Matrix. Prima che questi passaggi possano verificarsi, gli analisti dell'intelligence devono profilare potenziali obiettivi per determinare quali sarebbe più vantaggioso prendere di mira o perseguire. Per capirlo, gli analisti devono determinare le vulnerabilità di questi gruppi o soggetti, target
e a cosa sarebbero suscettibili. Gli analisti determinano anche gli atteggiamenti dei target rispetto alle situazioni attuali, come rispondono i loro reclami, l'origine etnica, le frustrazioni, le lingue, i problemi, le tensioni, gli atteggiamenti, le motivazioni e le percezioni, in modo da essere più efficace con ogni determinato soggetto nello specifico. Spesso si tende a dire, dai, le PSYOP sono solo ed esclusivamente rilegate in ambienti militari, figurati se fanno il lavaggio del cervello all'intera popolazione. Su questo PDF preso direttamente da difesa.it e quindi direttamente scritto e diffuso dal nostro Ministero della Difesa, signori, a pagina 5 scrivono che le PSYOP condotte a livello operativo influenzano tutto il teatro e, normalmente, consistono nella trasmissione diffusa di programmi radio e televisivi, nonché la distribuzione di riviste e giornali o la disseminazione di volantini. Le unità ivi impegnate sono spesso chiamate a competere con sofisticate organizzazioni mediatiche sia locali sia internazionali che talvolta si presentano meglio organizzate e tecnologicamente equipaggiate delle compagnie militari. E quindi ti dice che addirittura esiste una guerra fra fazioni nell'influenzare i mezzi di informazione digitali, vince chi è più tecnologicamente avanzato e meglio organizzato, e più avanti nel fascicolo cita la sede centrale delle operazioni PSYOP a Fort Bragg, nel North Carolina, chiamata Reachback Concept. Implica un uso massiccio di operazioni a banda larga attraverso canali di trasmissione sicuri. E più avanti ancora nel fascicolo del Ministero della Difesa, fascicolo ufficiale, si legge qualcosa che dovete seguire con molta attenzione, attenzione perché ti riguarda più di quanto pensi. Alle PSYOP si può guardare anche da prospettive diverse che possono anche distaccarsi dai canoni tradizionalmente militari nelle quali normalmente si fanno rientrare. Capito? Come vi dicevo prima, non è solo una questione prettamente militare, e questo, se mi permetti, preoccupa. Per introdurre questo concetto è forse opportuno ripartire da un'altra definizione tra le tante di PSYOP, ossia manipolazione della psiche di un avversario o di un gruppo attraverso informazioni, disinformazione e propaganda. Ecco in sintesi che cos'è la PSYOP in sé. Ciò coinvolge la gestione della percezione del singolo o del gruppo che si pone come obiettivo dell'azione di PSYOP il controllo del loro pensiero e delle loro aspirazioni. Ribaltando il discorso, avremo che le PSYOP, operate da più o meno credibili avversari, condizioneranno il nostro modo di pensare e di reagire agli eventi, soprattutto a quelli legati alla sicurezza. Ecco, anche portare il cosiddetto esperto nella trasmissione. Ecco, anche quello è un modo di condizionare il prossimo. Non so se ci capiamo, non so se siete arrivati a capire il senso ultimo di questo video. Ecco, qui si entra molto nello specifico. Si parla di vere e proprie operazioni, che addirittura negli Stati Uniti hanno un team militare alla luce del sole ad occuparsene. Operazioni in grado di lavare il cervello a milioni, se non miliardi di persone. Influenzare letteralmente l'opinione pubblica e piegarla al proprio volere è letteralmente un'azione di PSYOP, e già esserne consapevoli, studiare e informarsi leggendo gli appositi libri di quella che viene chiamata psicologia nera può sicuramente aiutarci a svegliare la nostra coscienza assopita. Sempre dal fascicolo del Ministero, continuo perché è davvero spiegato bene. Le PSYOP stanno inoltre avendo riflessi sull'apparato informatico dei vari paesi. Ad esempio, da tempo negli Stati Uniti il National Infrastructure Protection Center sta disseminando degli avvisi sul fatto che in un prossimo futuro, non ancora ben specificato, gli attacchi terroristici potrebbero avere natura informatica e cibernetica, andando a colpire infrastrutture critiche. Una vera e propria operazione di PSYOP interna, la quale, influendo sulla sensibilità dei singoli o delle organizzazioni, in un certo senso obbliga ad innalzare la soglia delle difese informatiche. Cioè, capite che mezzo devastante abominevole che può essere internet? Ecco, pensateci. Quello che state guardando è un documento ufficiale della CIA, preso direttamente dall'archivio FOIA dell'Agenzia di Intelligence, materiale d'archivio pubblico accessibile tranquillamente tramite Google, e si tratta di informazioni amministrative per gli studenti che frequentano il corso speciale di formazione PSYOP a Washington. Ecco, ci sono degli eventi significativi da riportare.
E infatti venne fuori, cari signori, agli inizi del 2000, che i soldati del 4º battaglione PSYOP, Psychological Operation Group, erano stati inseriti di nascosto presso le reti di notizie americane CNN e National Public Radio durante la fine degli anni 90. Solo nel 2000 venne fuori che il programma fu un tentativo di fornire al proprio personale PSYOP le competenze sviluppate dal settore privato nell'ambito del programma per renderli abili di influenzare i media nazionali. E questo fece scandalo perché, a regola, a meno che non ci si trovi di fronte ad eventualità drammatiche, non si possono attuare programmi PSYOP sul suolo statunitense. Infatti, i corpi di intelligence operano all'estero. Nel 2008, però, come se non bastasse, il New York Times ha rivelato in un'inchiesta speciale come gli analisti descritti dai media statunitensi come indipendenti e obiettivi fossero in realtà sotto la tutela del Pentagono e assoggettati ai programmi PSYOP. E in effetti questo articolo apre una finestra sul mondo dove, nascosto dietro quell'apparenza di obiettività, tuttavia c'è un apparato informativo del Pentagono o insomma dei rispettivi governi che ha utilizzato determinate informazioni in una campagna per generare una copertura giornalistica favorevole, in quel caso, alle prestazioni dell'amministrazione Bush in tempo di guerra. Chi sono i burattini? Parliamoci chiaro, è facile. Chi controlla i media e i social network? I governi. Bene, chi controlla i governi? Le banche. Fine. Ecco chi sono i burattini. Banche e organizzazioni transnazionali che influenzano i governi e che di conseguenza influenzano i mezzi di informazione digitale in programmi già scritti e prestabiliti a tavolino secondo i metodi insegnati dai programmi PSYOP militari. E alcuni diranno, ma dai, come fa un mezzo di informazione a dirmi addirittura come devo pensare? Si chiama principio di autorevolezza. Chi si permetterebbe mai di mettere in discussione l'autenticità data da un telegiornale? Non è così? Questo è il pensiero dell'italiano medio. Il sistema dell'informazione si basa sul tacito consenso della popolazione. E chi controlla i mezzi di informazione non solo lo sa, ma studia determinate tecniche per adattare questi meccanismi alla società moderna. In questo modo, ecco fatto che ti dicono esattamente come devi pensare. Andiamo, quando è l'ultima volta che hai aperto un libro? Quando nessun media o insomma fonte di informazione presta spazio ad una determinata notizia, c'è sempre qualcuno che pensa di essere in grado di sminuirla, capito? Perché se non passa al telegiornale, e allora non è vero. C'è sempre qualcuno che dice, se fosse stato vero ne avremmo sentito parlare in televisione. Ebbene no, non è così. Alcune realtà mediatiche hanno il potere di rendere una cosa più o meno interessante e questo significa farti pensare come vogliono. Nell'era della globalizzazione, tutti noi siamo inconsapevoli o consapevoli spettatori di una colossale farsa mediatica in cui televisione, governi e stampa hanno modo di manipolare e plasmare letteralmente i nostri pensieri, le nostre opinioni, indirizzandoci verso quelle che devono essere le cose da dire o da pensare, le cose giuste e quelle sbagliate. Ebbene, lascia che te lo dica un signor nessuno mascherato su YouTube. Ti stanno controllando. Se questo video arriva a 10.000 like, inizio una serie devastante, ma proprio guarda, mi ci metto, è devastante sulla Matrix e sul controllo mentale. Quindi non fare la scimmia e contribuisci a questo video con un like. Mi raccomando, per oggi cari signori è tutto, si riparte fortissimo con 3 uscite a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Se non ti arrivano le notifiche quando pubblico, prova a fare una cosa, prova a disattivare e riattivare la campanella sul canale e assicurati soprattutto dalle impostazioni del tuo smartphone nella voce notifiche di avere attive le notifiche per l'app YouTube. Vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando, se il video ti è piaciuto aiutami assolutamente con un like e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!